Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Scuderia Ferrari Racing News. Con Pat Fry, direttore tecnico della Scuderia Ferrari, abbiamo fatto il punto sulle ultime gare per comprendere quanto il lavoro effettuato in pista si rifletterà sul progetto della nuova monoposto. I mean, the design office is obviously concentrating solely on next year's car now. Yeah, that's a reasonably advanced stage of all the mechanical parts, and bodywork starts coming through over the next 2 or 3 months. We're obviously using the last races to develop some different concepts on the car. I think some of that work's come from the last round of tunnel developments on the 662. And some of that has come from the development work we're doing on 663. So it's good for us to look at different strategies, different methodologies that we haven't been used to in the past. But to get an early look at the track does prove quite valuable in terms of understanding particularly the aerodynamic performance of the car and how to set the car up for the different characteristics that are possible. I think, certainly I suppose that the biggest addition we've made, I suppose, to the performance has been the different front wing, which we just managed to get to Korea and then ran again on both cars in India. I think that's it's a very interesting development step for us. It does change the characteristics of the car, and learning to understand that and get the most out of it is certainly interesting and a challenge. I think that has helped our performance, but in reality we're in a similar position to where we have been since Silverstone, really. Yes, you will see the front wing again in Abu Dhabi. Obviously on Felipe's front wing, got a lot of footage on I suppose it would have been on the Friday afternoon and again on Saturday morning. It's sort of a variability that we're trying to understand and get on top of. We had 3 assemblies there, all effectively the same, but we've obviously got some variation in quality that we're trying to understand. So we're doing a low bore structural test on that this week, and we're adjusting, modifying, and we'll have a wing or that style of wing in a slightly different form, modified form, for both drivers to use again in Abu Dhabi. Yeah, I mean, I was in the remote garage last year. I think I, like the whole team, was, it's always, to get that close and then, lose the championship right at the last minute is obviously hard for everyone to take. And it was, actually walking out of the factory here and going round Maranello as well, I was surprised by all the fans and the sheer number of people that had turned up. I mean, it was disappointing for everyone, really. I don't think so. I mean, from my own personal point of view, I always take each race as it comes. You've got to try and do the best we can there this year. I mean, it's what happened last year is effectively it's history, really, isn't it? We've got to be looking forward and trying to learn and improve and do the best we can for this track this year. The remote garage, we try and obviously use a lot of engineers back here looking at the performance of the car, the reliability of the car, as well as the engineers at the track. We're analysing aero data, tyre data, looking at setups, and just trying to make sure that the whole engineering team, both at the track and at the factory, are all focused on trying to get the most performance out of the car on that weekend. So that covers everything from, say, the aerodynamic setup, the configurations, the setup, mechanical setup we choose to run, how to get the best out of the tyres. It's all sort of analysed in detail, and obviously it's easier to have people back here analysing data than to take everyone to a race, particularly now with the headcount limit of people working trackside. I suppose the other thing I haven't mentioned about the remote garage is the strategy team. Most of our strategy side of things is all run from back here in Maranello.
they do have a decisive effect, and effectively they are helping and making part of making decisions of race strategy on a Sunday. Similarly, in qualifying, when we're looking at cut-off times and when we can go out and not, again, they're a key player there in whether we should run or try and save a set of tyres. So, it does have a reasonably large influence across everything from the setup we choose to the race strategy that we follow through on a Sunday. I think Abu Dhabi it's similar to the last two tracks we've been to, really. It's all it's all you've got to find the right balance. I mean, there's less high-speed corners there. It's more low-speed traction. So it's the normal trying to find the right balance for that type of circuit, but not a huge difference, I suppose, to the likes of Korea. Well, I think I haven't seen the DRS zones that are going to be allocated in Abu Dhabi yet, but I think on the whole you'd have to say that the DRS system has worked quite well. There's been a few races where, if anything, the DRS zones weren't quite long enough, and I think we've learned from that, and they'll get adjusted for next year. And there are others that were relatively simple to overtake. So I'm sure things will get easier. Exactly how easy, until we actually see what distance they allow us on the main straight, it's going to be hard to know exactly. Well, say we keep on trying and pushing as hard as we can. I mean, expectations really, it should be similar to what we've had for the last few races, really. So, we're there or thereabouts, trying, as hard as we can. If we get all the package together, we should be in a similar position, I suppose, to where we were in India. So, hopefully we'll be on the podium somewhere. Alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, Michele Pignatti Morano, responsabile New Business, ci parla del Ferrari World Abu Dhabi, il parco tematico inaugurato un anno fa a Yas Island. Let's go! Ferrari World Abu Dhabi è il primo parco tematico completamente Ferrari e tutto sotto un unico tetto con oltre 100.000 metri quadrati, dove ci sono attrazioni per tutti quanti. Ferrari World Abu Dhabi è ad Abu Dhabi per varie ragioni. Una, Abu Dhabi è in forte sviluppo, infatti lo vediamo che oltre 5 anni fa, quando avevamo preso la decisione, si è sviluppata e non ha sofferto della crisi come gli altri paesi. Abbiamo delle ottime relazioni con il popolo di Abu Dhabi e in più anche per le nostre vetture sta diventando un mercato sempre più importante. Il visitatore ad Abu Dhabi al parco tematico trova oltre 20 attrazioni che vanno per tutti quanti, che ci sono per tutti quanti, dal tifoso alla famiglia, all'appassionato, al collezionista, c'è praticamente di tutto. L'attrazione più gettonata al Ferrari World è Formula Rossa, che è il roller coaster più veloce del mondo, che fa da 0 a 200, oltre 240 in meno di 5 secondi. Il Ferrari World Abu Dhabi è praticamente per tutti quanti, in particolare le famiglie sono state il nostro target principale, e poi ovviamente abbiamo attrazione sia per il super tifoso che invece per i bambini piccoli delle famiglie. Il bilancio è molto positivo ed è in linea con quello che ci aspettavamo, e invece la parte retail, perciò il merchandising, è molto di più di quello che ci aspettavamo e abbiamo portato a casa un ottimo risultato, ed è soprattutto perché questo è un mercato nuovo per questo tipo di prodotto. Il parco durante la settimana del Gran Premio avrà ancora più animazione e ancora più intrattenimento rispetto a quello che abbiamo di solito, appunto per sempre intrattenere a tema Ferrari i nostri ospiti. In più tutti quanti i team della Formula 1 ovviamente saranno ospiti del Ferrari World Abu Dhabi, e anche il media e il mondiale saranno ospiti e potranno entrare e accedere gratis al parco tematico. Per la serie delle interviste doppie abbiamo messo a confronto i due fisioterapisti di Fernando Alonso, Ercole Bendinelli e Fabrizio Borra. Vediamo com'è andata. Come ti chiami? Fabrizio Borra. Ercole Bendinelli.
Quanti anni hai? 50. 42. Dove vivi? A Forlì. In Spagna? Sei sposato? Sì. No. Da quanto tempo segui Fernando? Da quando ho iniziato in Formula 1, nel 2001. Dal 2003. Cosa fai quando non sei con lui? Faccio la mia professione, il rieducatore. Ho un mio centro a Forlì. Un osteopata sportivo. Con quale frequenza si allena? Tutti i giorni. 3-4 volte alla settimana. Il suo sport preferito? Calcio, sicuramente il calcio. La bici. Il tuo sport preferito? Il rugby. L'arrampicata sportiva. Segue una dieta particolare? Noi spereremmo, purtroppo no. Sì. Il suo piatto preferito? Riso. Tortiglia di patata. Il tuo piatto preferito? Direi lasagna. Spaghetti al pomodoro. Cosa non si stanca mai di fare? Sport. Vincere. Quello che invece detesta? La stampa. Perdere. Ti ha mai fatto perdere la pazienza? Diverse volte. Sì. C'è qualcosa che tu sai fare meglio di lui? Mi verrebbe dire di sì, ma con lui è difficile. E lui come la prende? E vuole sempre vincere lui. E quindi il gioco non finisce mai finché non ha vinto lui. Non lo posso dire, se poi lo vede si arrabbia. Un suo difetto? A volte ai paraocchi. Vuol sempre vincere. Il miglior pregio? Sa ascoltare. Beh, che vuol sempre vincere, nel suo lavoro è una cosa importante. Meglio in Europa o oltreoceano? Entrambi. Oltreoceano. Come va con il fuso? Lui ha una grande capacità di adattamento. Fernando benissimo. E tu? Io a 50 anni si sente purtroppo. Male. Avete mai litigato? Litigato no, ma discusso sì. No. È mai mancato ad un appuntamento? Mai. No. E tu hai mai mancato ad un appuntamento? Solo 5 minuti di ritardo. Cosa ti ha detto? Sei in ritardo. Il più bel ricordo? Facile dire i mondiali, dico la vittoria dopo essere tornato in Renault. Beh, il primo mondiale vinto. Descrivi Fernando con un aggettivo. Coinvolgente, sa coinvolgerti anche nelle cose che tu non vuoi fare. Eclettico. Descrivi te stesso con un aggettivo. Testardo. Più eclettico. Digli una cosa che non gli hai mai detto. Quando sci cerca di fare le curve e quindi andare un po' più piano. Dovresti vivere in Italia. Ma Fabri, Edo, siete sicuri di quello che avete detto? Vi lasciamo con alcune immagini delle finali mondiali Ferrari, il tradizionale evento di chiusura della stagione sportiva, cui quest'anno sono mancati i protagonisti della scuderia, ancora impegnati nelle ultime gare, ma non la passione dei tifosi.